Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Se vi chiedessi di immaginare la Kyosho MP10 dei vostri sogni, voi come la immaginereste? Mi spiego meglio. Prendendo un MP10 TKI2 di serie, quali optional installereste? Quali sono gli optional che avete sempre desiderato ma magari non li avete mai acquistati perché troppo onerosi? Chiaramente ragazzi parliamo di optional che modificano la prestazione, non cose superflue o estetiche. Quindi date sfogo alla vostra immaginazione e proviamo a creare la nostra Kyosho perfetta. Beh, senza dubbio installerete le scie in Ergal per sostituirle a quelle di plastica. Successivamente sono sicuro che tantissimi di voi vorrebbero i dischi dei freni forati e baffati, al posto di quelli pieni contenuti nel kit di scatola. Tanti altri di voi vorrebbero le molle con il filo da 1,5, molto usate negli ultimi setup di praticamente tutti i piloti ufficiali, per sostituirle a quelle grigie di serie col filo da 1,4. Avete poi visto le foto delle varie macchine di tutti i piloti ufficiali del Team Kyosho International e magari desiderate la torre anteriore in carbonio? Chiaramente con quella anteriore ci va quasi d'obbligo anche la posteriore in carbonio. La piastra porta transpondere e la piastra radio in carbonio? Il supporto in carbonio del differenziale centrale? Il trapezio in carbonio per avere così la macchina total carbon? Vorreste esagerare e mettere addirittura i barilotti posteriori in Ergal per sostituire quelli di plastica? Vorreste per caso tutte le sfere leggere, quelle color oro, che danno un effetto estetico favoloso alla macchina e in più, insomma, la leggerezza sulle parti in movimento è sempre cosa ben gradita se non vado errato. Io ad esempio le uso tutte sulla mia macchina. Ragazzi, se state veramente sognando una macchina così, siete fortunatissimi. Siamo nel 2022. La prima Kyosho Inferno è nata nel 1992. Quindi sono 30 anni che esiste la Kyosho Inferno. E quindi ragazzi, Kyosho festeggia il suo 30° anniversario dalla nascita dell'Inferno, della prima Inferno. E come lo festeggia? Lo festeggia creando una edizione limitata dell'MP10 TKI2 denominata Limited Edition, dove ci sono tutti gli optional che ho appena elencato più una serigrafia speciale Limited Edition sul telaio, i dadi ruota con una serigrafia speciale per il 30° anniversario, degli adesivi personalizzati all'interno della scatola, introvabili al di fuori di questo kit di montaggio. E, attenzione, per i più nostalgici dell'epoca della MP7,5, ci sono gli specchietti retrovisori che ai piloti giovani non faranno assolutamente alcun effetto, ma a quelli come me che hanno vissuto la storia di Kyosho e si ricordano benissimo quando nella MP7,5 Kanai Edition 2 c'erano di serie gli specchietti retrovisori e Kanai vinse il mondiale con la carrozzeria con gli specchietti retrovisori installati. Sinceramente dà un senso di amarcord, di nostalgia che io penso che per quelli come me è veramente impagabile. Ragazzi, 300 esemplari in tutto il mondo. Conteggiando gli optional che ho appena menzionato, quindi C in Ergal, barilotti posteriori in Ergal, dischi freno forati e baffati, sfere leggere per tutta la macchina, piastra anteriore in carbonio, piastra ammortizzatori posteriore in carbonio, piastra radio in carbonio, trapezio in carbonio, piastra supporto differenziale centrale in carbonio, piastra porta transponder in carbonio, corona differenziale per installare la cassa piccola, molle anteriori e posteriori con filo da 1,5, tutti questi optional danno un totalone di 550 euro. In aggiunta alle decals speciali, agli specchietti retrovisori, al telaio con una serigrafia speciale e ai dadi ruota, tutto questo crea la Kyosho MP10 TKI2
limited edition, 300 esemplari, anche solo a fini collezionistici, per chi riesce a tenere una scatola chiusa per 15-20 anni senza montarla, ha un grande senso, ragazzi, perché il prezzo di questa macchina è di poco superiore a quello della macchina di serie. Kyosho edizione limitata. Ci vediamo al prossimo video, il prossimo mercoledì. Un caro saluto, ciao!